Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Jack, come stai oggi? Ciao Emma, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di come possiamo congratularci con gli altri. Ti piace congratularti con le persone? Sì, mi piace. Penso che sia molto gentile e faccia felici le persone. Esatto. Congratularsi con qualcuno mostra che ti importa e che sei felice per il loro successo. In quali occasioni ti congratuli con qualcuno? Mi congratulo con le persone in molte occasioni. Ad esempio, quando un amico trova un nuovo lavoro, quando qualcuno si laurea o quando una coppia si sposa. Quelli sono buoni esempi. Anche io mi congratulo con le persone quando vincono una competizione sportiva o festeggiano un compleanno. Sì, i compleanni sono speciali. Un semplice buon compleanno è una forma di congratulazione. Esattamente, è importante usare le parole giuste per esprimere la tua felicità per gli altri. Puoi farmi un esempio di come ti congratuli con qualcuno? Certo, se un mio amico trova un nuovo lavoro, potrei dire: congratulazioni per il tuo nuovo lavoro. Sono così felice per te. È molto carino. A volte dico, bravo, o sono orgogliosa di te. Fa sentire bene la persona. Concordo. Usare parole gentili è molto importante. E quando qualcuno si laurea? Quando qualcuno si laurea, dico, congratulazioni per la tua laurea. Hai lavorato molto duramente. Questo è un ottimo esempio. Mi piace anche dire: ce l'hai fatta. Sapevo che avresti avuto successo. Sì, quelle parole sono molto incoraggianti. Penso sia bello aggiungere un tocco personale. Ad esempio, potrei dire, sono così orgogliosa di te perché ho visto quanto hai studiato. Questo rende le congratulazioni ancora più speciali. Mostra che ti importa davvero. A volte invio anche un biglietto o un piccolo regalo quando mi congratulo con qualcuno. È un'idea deliziosa. Un biglietto con un messaggio gentile può far sorridere qualcuno. Sono d'accordo. Una volta ho ricevuto un biglietto che diceva, congratulazioni per il tuo premio. Lo meriti. Mi ha fatto sentire molto felice. Lo ricordo, ti ho inviato un biglietto quando hai vinto il concorso d'arte. Sì, e ha significato molto per me. Anche un semplice messaggio come bravo può fare una grande differenza. È vero. Penso che congratularsi con gli altri sia un atto semplice, ma dimostra gentilezza e supporto. Cerco sempre di congratularmi con amici e familiari. Aiuta a rafforzare le nostre relazioni. Lo faccio anche io. Mi sento bene quando mi congratulo con qualcuno perché condivido la loro felicità. Usi i social media per congratularti con le persone? Sì, li uso. Spesso pubblico un messaggio su Facebook o invio un messaggio di testo. Ad esempio, potrei dire: congratulazioni per il tuo fidanzamento. Sono così felice per te. È un bel modo per condividere i tuoi auguri. Anch'io uso i social media per congratularmi con i miei amici per i loro successi. È veloce e facile, e permette a molte persone di vedere le tue parole gentili. Mi piace aggiungere una faccina sorridente o un cuore nei miei messaggi. Li rende più amichevoli. Lo faccio anch'io. Un piccolo emoji può rendere il messaggio più caldo. Hai mai fatto le congratulazioni di persona a un evento? Sì, l'ho fatto. A un matrimonio ho detto alla coppia: congratulazioni per il vostro matrimonio. Vi auguro una vita felice insieme. È molto dolce.
Anche io mi congratulo con le persone a feste ed eventi. È un buon modo per mostrare supporto. A una festa di compleanno, mi piace dire buon compleanno e congratulazioni per un altro anno di vita. È un messaggio meraviglioso. Fa sentire speciale la persona che festeggia. Penso che le migliori congratulazioni siano sincere e dal cuore. Sono d'accordo. Quando le tue parole sono sincere, hanno un forte impatto. Pensi ci siano momenti in cui dovresti evitare di congratularti con qualcuno? Forse, se qualcuno è triste o se il successo non è quello che speravano, potrebbe essere meglio essere delicati. Sì, puoi mostrare supporto in un altro modo. A volte è bene ascoltare invece di congratularsi. È vero, è importante essere sensibili ai sentimenti degli altri. Cerco sempre di essere gentile e attento quando parlo con gli altri. Anch'io. Credo che le nostre parole possano fare una grande differenza nella giornata di qualcuno. Mi sento felice quando mi congratulo con qualcuno e vedo il loro sorriso. Sì, è un atto semplice che diffonde gioia. Vorrei praticare alcune frasi con te. Possiamo farlo? Certo, Emma, mi piacerebbe esercitarmi con te. Ottimo. Dirò una situazione e tu puoi rispondere con un messaggio di congratulazioni. Pronto? Sono pronto. Ok. Il tuo amico ha trovato un nuovo lavoro. Cosa dici? Congratulazioni per il tuo nuovo lavoro. Sono così felice per te. Molto bene. Ora senti che qualcuno si è laureato. Cosa dici? Congratulazioni per la tua laurea. Hai lavorato molto duramente. Eccellente. Ora un amico ti dice che ha vinto una competizione sportiva. Cosa dici? Congratulazioni per la tua vittoria. Ti sei allenato così duramente e meritavi questo successo. Perfetto. Ora una coppia ti dice che si sposa. Cosa dici? Congratulazioni per il vostro matrimonio. Vi auguro entrambi una vita felice insieme. Molto bello. E se qualcuno festeggia un compleanno, cosa dici? Buon compleanno e congratulazioni per un altro anno di vita. Goditi la tua giornata speciale. Ottimo lavoro, Jack. Queste frasi sono semplici ma molto significative. Grazie, Emma. Adesso mi sento più sicuro nell'usarle. Anch'io. Penso che praticare in questo modo ci aiuti a imparare e usare nuove parole. Sì, la pratica ci rende migliori nel parlare italiano. Voglio chiederti, perché è importante congratularsi con gli altri? Penso sia importante perché mostra che ti interessa. Quando ti congratuli con qualcuno, lo fai sentire bene per il proprio risultato. Concordo. Congratularsi con gli altri aiuta anche a costruire amicizie forti e una comunità positiva. Sì, rende il nostro mondo un po' più luminoso. Mi sento sempre felice quando qualcuno mi fa le congratulazioni. Mi dà fiducia. Anche a me. Una parola gentile può cambiare la tua giornata. Vorrei ricordare alcune frasi chiave per il futuro. Possiamo rivederle di nuovo? Sì, rivediamo. Dirò una situazione e tu puoi ripetere la frase. Pronta? Sono pronta. Il tuo amico trova un nuovo lavoro. Cosa dici? Congratulazioni per il tuo nuovo lavoro. Sono così felice per te. Qualcuno si laurea. Cosa dici? Congratulazioni per la tua laurea. Hai lavorato molto duramente. Un amico vince una competizione sportiva. Cosa dici? Congratulazioni per la tua vittoria. Ti sei allenato così duramente e meritavi questo successo. Una coppia si sposa. Cosa dici?
Congratulazioni per il vostro matrimonio. Vi auguro entrambi una vita felice insieme. E per un compleanno. Buon compleanno e congratulazioni per un altro anno di vita. Goditi la tua giornata speciale. Molto bene, Emma. Queste frasi sono facili da ricordare e molto utili. Sì, cercherò di usarle spesso. Grazie per aver praticato con me oggi, Jack. Ho imparato molto su come congratularsi con gli altri. Grazie, Emma. Ho apprezzato la nostra conversazione. Mi sento più sicuro nel parlare italiano e nell'usare parole gentili. Concordo. Praticare frasi semplici ci aiuta a comunicare meglio e a mostrare i nostri sentimenti. Continuiamo a praticare ogni giorno. Rende l'apprendimento divertente e facile. Sì, non vedo l'ora della nostra prossima sessione di pratica. Cercherò di usare queste congratulazioni nella mia vita quotidiana. Dirò alla mia amica congratulazioni per il tuo nuovo lavoro quando la vedrò la prossima settimana. È un'ottima idea. Userò congratulazioni per la tua laurea quando incontrerò mio cugino. Entrambi abbiamo imparato molte nuove parole oggi. Sono felice che possiamo condividere messaggi gentili con gli altri. Anche io. Grazie per essere un buon amico e un buon compagno di pratica. Grazie, Emma. Ci vediamo la prossima volta. Buona giornata. Anche a te, Jack. Arrivederci. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.